Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti! Bene, oggi siamo finalmente, dico finalmente perché finalmente posso provarla, testarla, vederla dal vivo, questa Renault Twingo. Piace o non piace? Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa nuova Renault Twingo. Questo richiamo al passato, quella famosa utilitaria degli anni 90 con solo 3 porte, uno spazio immenso dentro per le dimensioni dell'auto e qui cerchiamo di riproporre il tutto. Allora vi dico sinceramente, io quando l'ho vista sulle foto, quando l'hanno presentata mia moglie fa no, non mi piace. Vi dico questo perché eravamo già con la terza Twingo, noi abbiamo avuto 2 Twingo, abbiamo fatto il finanziamento quello a rate quando conveniva veramente tanto. La prima Twingo è stato il 1000 3 cilindri famoso che ho fatto anche il video, poi abbiamo preso un'altra sempre azzurrina Twingo, quello il restyling era, e poi altri 3 anni e poi abbiamo preso quella elettrica. All'epoca avevo preso quella elettrica perché conveniva, avevo messo il fotovoltaico eccetera 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 e non apriamo il discorso. Quando abbiamo visto queste ed eravamo in scadenza di data mia moglie fa no, non mi piace, non so neanche se la rinnoviamo o cose del genere. Va bene. Oggi siamo qua e quindi sono molto contento di vederla dal vivo, l'ho provata e credetemi che è più auto, la senti più sicura, la senti più in mano, saranno per i cerchi da 18, saranno per qualsiasi cosa, comunque la senti che è un'auto più pronta, più nuova, molto più nuova perché ha tante funzioni che l'altra non aveva, ha tante caratteristiche che dopo andremo ad elencare e vedere ed è un'auto che rompe i giudizi secondo me, perché c'è chi gli piace tanto e c'è chi proprio non gli piace. Tipo mia figlia non gli piace, a mia moglie inizia a piacergli, a me sinceramente devo ancora capire se mi piace o non mi piace, e lì come guida, come interni, mi piace tantissimo, esternamente bisogna farsi l'occhio, però è molto simpatica e molto vivace, di sicuro non passa inosservata. Ho fatto anche il video di notte, se volete andarlo a vedere, e quello lì è un altro video che vi fa vedere l'illuminazione interna, e ci sono dei pregi ma ci sono anche dei difettini che secondo me potevano correggerli, però comunque là io non sono nessuno per dire se va bene o non va bene, ci sono e riteniamo, dicono per mantenere i costi, per altre cose, però magari mettono alcuni optional, non sarebbe stato male. Bene signori, io dico che inizierei a vederla come è fatta eccetera, poi giudicate voi se vi piace o non vi piace, commentate qui sotto cosa ne pensate. Vi dico solo una cosa, io adesso correndo ho fatto circa 100 km e ho una media di 9,7 kWh per 100 km, significa che fa quasi con 1 kWh, che a casa lo pago intorno ai 20-23 centesimi, facciamo 30, facciamo anche 50 centesimi, esageriamo, facciamo 50 centesimi, che è una cosa assurda, alle colonnine ne paghi 50 centesimi, ma facciamo 50 centesimi, oggi un litro di carburante costa 2 euro. Qui con 10, con 1 kWh faccio 10 km. Per arrivare a 2 euro diviso 50 centesimi sono 4. 4 per 10, che sono i chilometri che faccio, sono 40 km con 2 euro. Dall'altra parte faccio quanto con auto anche diesel o una buona ibrida. Mettete voi, fate un po' il paragone, quindi l'auto elettrica oggi conviene. Dopo io a casa ho il fotovoltaico, adesso vado a casa, la metto sotto carica, lei si carica, costo 0 perché è il fotovoltaico che sto producendo e quindi sì, ok, ho pagato il fotovoltaico ma l'ho pagato anche per farlo andare a casa, non solo per l'auto, quindi ci sono dei pro e dei contro, quindi via. Andiamo a vedere come è fatta l'auto, alcuni particolari che ci sono. Questa è la versione Tecno, quella più accessoriata, con alcuni optional che dopo vi elenco e vi dico che secondo me sono per un'utilitaria fino a poco tempo fa non c'erano tutti questi optional così importanti e sono degli ADAS secondo me molto che dovrebbero farli obbligatori, Bene, guardiamo l'auto e intanto voi commentate e ditemi cosa ne pensate veramente di questa nuova Renault Twingo. Questo è il giallo mango. Bene, partiamo come al solito dal nostro bel frontalone. Vedete questi 2 bei occhi da ranocchio che si vede qua, sulla versione verde sembra proprio un ranocchio. Bello, non vediamo paraurti, ci sono questi appoggia qua se proprio dovessimo andarci a appoggiare da qualche parte, fari full LED, sia le posizioni sia i fari abbaglianti, anabaglianti, come vedete qua Renault Pure Vision, quindi sono full LED. Come si nota subito non c'è
non si può aprire il cofano, il motore è sotto qua, può farlo solamente l'assistenza, e se dovete rabboccare, l'unica cosa da rabboccare è l'acqua. C'è questa che avete qui in dotazione, io vado qua, ok, la metto qui dentro, adesso vediamo se siamo capaci senza far danni, eccoci qua, e qui c'è la bocchetta per rabboccare il liquido dei vetri, dei tergicristalli. L'unica cosa che si può fare noi persone normali. Faccio così, chiudo, tolgo la chiavetta e lui resta chiuso. Anche questo è il richiamo alla vecchia Renault Twingo. Ok, non abbiamo più un 2 porte, ma abbiamo bensì un 5 porte. Questa è la versione Tecno, che come option ha i cerchi da 18, che sono molto belli secondo me, sono molto belli. Cioè, fanno tanta auto. Poi ha i vetri, come vedete, sono oscurati. Adesso metto dentro la chiave, perché questa ha la chiave keyless, e questo è un altro bel vantaggio della vecchia Renault Twingo, che aveva una chiave fisica. Questa ha la chiave keyless, classica Renault, però quando ti avvicini lei si apre, quando ti allontani lei si chiude. Molto comoda questa cosa qua. Allora, questa Twingo qua, che stiamo vedendo, ha anche degli optional, come vi dicevo. Gli optional sono i cerchi in lega da 18, il colore è di serie questo qua, adesso viene venduta con questo colore qua di serie, non ci sono sovrapprezzi, per il verde, per gli altri colori ci sono dei sovrapprezzi. Io non vi dico i prezzi, per il semplice fatto che non sono un venditore di auto, per questo andate in concessionaria da Miglior Auto a San Stino di Livenza, che ringrazio di avermi dato l'auto soprattutto, e lì chiedete di Davide e di Federico e loro vi faranno tutti i prezzi del caso. Questa è la concessionaria Miglior Auto di San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Ecco qua. Così guardiamo anche il posteriore. Vedete, belli vetri oscurati così. Stavamo parlando di optional. Che optional ha? Allora, questo è il pacchetto Tecno, abbiamo detto, con gli optional che in questo caso qua abbiamo anche il pack Easy Drive, che comprende blind spot warning e rear detection with emergency. Allora, detto in parole povere, cos'ha questa qua? Avendo i sensori di parcheggio che vedete, servono anche perché quando io vado a fare retromarcia, io faccio retromarcia, c'è un ostacolo dietro, lei mi blocca l'auto in modo da non andare a urtare l'ostacolo dietro, che può essere una persona, può essere un'altra auto, una bicicletta, eccetera eccetera. Se apro la mia porta e faccio per uscire, lei rileva che sta arrivando un'auto, non mi fa aprire la porta e mi lampeggia lo specchietto. Abbiamo anche il sensore di angolo cieco dell'auto, quindi un sorpasso, una cosa del genere, andate tranquilli. Poi abbiamo il pack parking and free parking con sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali. E poi abbiamo anche il blind spot warning e rear detection che vi dicevo prima, e quello della retromarcia. Quindi vi ho detto tutti gli option che ha. Allora, secondo me da mettere obbligatorio l'ADAS, che quando faccio retromarcia non vado a investire delle persone, perché quante ne succedono che uno apre la porta e vado a investire qualcuno, un ciclista o cosa del genere, tantissime. E quindi secondo me sarebbe una cosa da mettere veramente obbligatoria. Questa è la parte posteriore. Anche qui abbiamo fari full LED per quanto riguarda indicatori di direzione. Per quanto riguarda il posizione, abbiamo la retromarcia, abbiamo il faro della retromarcia, abbiamo il fendinebbia, abbiamo tutto quello che serve. Comunque andate a vedere il video che ho fatto per quanto riguarda le luci. Adesso facciamo un giro così intorno. Qui abbiamo dove ricaricare a casa, eccoci qua. Qui abbiamo la ricarica che è sia in AC che in DC, eccolo qua. Bene, dopo io vado a casa e la metto sotto carica a 3 kW e così, tanto che il nostro bel fotovoltaico produce, lo utilizziamo. Bene signori, adesso io direi andiamo a vedere il bagagliaio, perché ha non pochi segreti da fare. Andiamo a misurarlo come al solito, io lo misuro sempre. Eccoci qua. Allora, a differenza della Twingo vecchio che avevo io, che aveva il motore dietro, qui non abbiamo il motore. Questo è il bagagliaio, che può sembrare molto piccolo, ed è piccolo con i sedili così, ma dopo vi farò vedere un trucchetto. Qui si divide in due, vedete che qui sotto possiamo mettere i cavi, possiamo mettere altre cose, un altro bel vano, qua possiamo alzare anche questo vano qua, che si apre così.
guardate come è rifinito, tutto in moquette per essere un'utilitaria, secondo me è rifinita molto molto bene. Adesso cosa facciamo? Misuriamo il bagagliaio così come sta, tiro avanti i sedili, rovescio i sedili e vi faccio vedere che abitabilità ha questa City Car, che è un monovolume. Vista da dentro, ecco qua, visto che così ormai ci siamo, eccola qua. Bene, misuriamo il bagagliaio. Bene, l'inquadratura mi sembra molto bene. Quindi andiamo a misurare la nostra altezza dalla capelliera, che non c'è, come vedete, però giusto per dirvi l'altezza qui è 53 cm, più come avete visto sotto abbiamo un altro fondo. La profondità nella parte media siamo a 37 cm ed una larghezza totale, ok, di 1 metro. Beh, siamo come la vecchia Twingo più o meno, come larghezza, perché mi ricordo che io ho caricato una volta dei bancali Apple che fanno 80x120 e ci stavano tranquillamente. Adesso il trucco dov'è? Che andiamo ad avanzare i nostri sedili, che sono frazionabili, quindi si possono dividere in due. Così è al massimo della mia, diciamo, abbiamo tirato avanti del tutto. Se prima era 37, adesso siamo a 55 cm. Qui nella parte media, nella parte più bassa, ok, quindi se andiamo a sfruttare la parte più bassa, siamo a 67 cm, 10 cm in più, quindi non è affatto male. Adesso voglio fare un'altra prova, quella di abbattere questo sedile qua, molto pratico, veloce. Si forma, come vedete, uno scalino che però da qui è piatto praticamente, lo scalino è 16 cm e con il sedile impostato su quell'altezza lì siamo a 120 cm, neanche male, per essere un'utilitaria, 1,20 m. Ma adesso facciamo un'altra prova ancora, buttiamo giù anche questo sedile qua, che adesso capiamo un attimo come si fa, eccoci qua, un clic e siamo già giù. E adesso andiamo all'Ikea, vogliamo caricarci le nostre fianchi dell'armadio, ci stanno sulla nostra Twingo i fianchi dell'armadio, sono 2 metri, 2 metri giusti. Quindi se avete dei fianchi da 2 metri e poi buttate giù solo il sedile, la moglie la caricate dietro, qui ci stanno fino a 50 cm. Potete andare tranquilli. Guardate quanto spazio su una City Car, cioè, è lunghissima. Bene, adesso richiudiamo con un clic, molto semplicemente si tira la leva qua, questo spago qua, tac, si gira giù e qui ci siamo. Poi tiriamo su quello davanti, giusto per farvi vedere la praticità, così, clac, facciamo così, eccoci qua, e poi ve lo regolate come volete voi, quindi molto molto pratico. Bene, adesso io cosa faccio? Salgo dietro sulla parte qui, eccoci qua, vedete che adesso i sedili sono sfalsati, come vedete, e se io salgo dietro nella parte qui dove c'è il sedile, con il sedile alla mia altezza abbiamo 5 cm di profondità. Logico che così io non ci sto, se ci fosse un bambino magari che dobbiamo caricare, però così vedete quanto indietro va il sedile, mi siedo, eccoci qua, spazio ne ho, adesso inquadro un po' più in alto così vedete anche, eccola, vedete così, più spazio qua, ce ne ho ancora 5 cm buoni, spazio per le ginocchia ne ho, il sedile davanti è su 1,80 m. Il sedile davanti è molto più basso del sedile dietro, la seduta è rialzata come, quindi spazio ce n'è tranquillamente. Dietro non abbiamo bocchetta dell'aria, non abbiamo nessun option, abbiamo nella versione Tecno, scusate, gli altoparlanti sono anche dietro, mentre nella versione base no. Abbiamo, questo secondo me è un gran, potevano risolverlo meglio, cioè abbiamo ancora i vetri a compasso come avevamo nella vecchia Twingo. Non mi piace sinceramente perché non entra dentro aria e allora accenderemo il climatizzatore e via. Però se uno vuole prendere un po' d'aria veramente ne entra pochissima quando sono aperti questi vetri. E vediamo un attimo dentro come è fatta. Prima di salire dietro però e farvi vedere internamente come è fatta, volevo farvi vedere qui che ci sono degli U-clip, che sono questi pezzettini qua che abbiamo già visto sulla Dacia, e praticamente ci sono degli optional, torce, ci sono vari portaoggetti eccetera eccetera che avete visto anche sulla Sandero che ho fatto ultimamente, ed è già predisposto, vedete anche qua,
sempre per questi U-clip qua, che vedo solamente in questo momento qua, là. Non vedo altri U-clip in giro, qui dietro. Poi vediamo qua i nostri finestrini a compasso, che vi dicevo prima, eccolo qua. La maniglia è qua, è nascosta, e anche nel video di notte ho detto che questa maniglia non si vede, tipo mia figlia mi fa: papà, ma dov'è la maniglia per uscire? Non c'è. Però in questa nuova versione, a differenza della vecchia che aveva la maniglia qua sopra, non so se vi ricordate, era bella perché era integrata dentro qua, ma era poco pratica perché, ad esempio, mi ricordo quando i miei figli erano più piccoli, non arrivavano a tirare la maniglia, cioè dovevano fare tanta forza, mentre la maniglia qua, così, bella, una bella impugnatura, è molto più pratica. E questo, brava Renault che ha fatto questa cosa qua. Vedete che la seduta è molto più indietro, che prima l'ho tirata avanti, vedete che è molto più indietro del montante qua. Qui abbiamo delle tasche per mettere giù, se dovete mettere qualcosa, anche ben rifinite e belle imbottite. Non abbiamo bocchette dell'aria, non abbiamo prese USB-C, cosa che invece abbiamo davanti. Pavimento completamente piatto, come vedete, eccoci qua. Qui abbiamo gli attacchi Isofix. Logicamente, come vedete, è una 4 posti, ok? E questi sedili qua sono indipendenti, possiamo tirarli avanti, 4 sedili, sono tutti diversi. Bene, e questa è la parte dietro. E adesso saliamo davanti. Saliamo davanti e vediamo come è rifinita la porta, tutta plastica rigida, come si vede, tutta rigida, quindi facile da pulire. I specchietti, scusate, i finestrini sono solo due perché sono solo davanti e dietro non abbiamo i finestrini elettrici. Ecco, a me ad esempio una cosa che fa storgere un po' il naso sono queste viti qua a vista. Capisco risparmiare, ma un gommino da mettere sopra qua si stava un attimo. Anche qui, come vedete, il contenitore per svuotare le tasche è tutta plastica rigida. Altoparlanti davanti, sì, abbiamo 6 altoparlanti, 4 davanti e 2 dietro. Qui abbiamo questa plastica riciclata, vedete com'è fatta, molto pratica da pulire di sicuro. Qui hanno mantenuto i tasti, per fortuna, quello di disattivare tutti e personalizzare mai perso, quindi questo è molto comodo. L'eco, che va a tagliare i consumi, ma va a tagliare anche di potenza. E poi andiamo a vedere il display e tutto quello che c'è. Allora, tasto di accensione, mettiamo qui, vedete qui sotto c'è il tasto di accensione, la accendiamo, questa è la grafica che abbiamo. Ok, adesso io la accendo un attimo, così metto lo sterzo dritto, porta aperta, motore acceso, ve lo ricordo perché essendo elettrica non si sente niente. Allora, un bel volante, molto bello, una bella impugnatura, classica Renault, mi piace tanto. È rimasto il satellite qui sotto, per chi lo odia, io mi trovo benissimo, una volta che si è abituato con Renault veramente, molto molto bene. Qui dietro abbiamo le palette per la frenata rigenerativa. Cosa significa? Quando io mollo l'acceleratore, lei ricarica la batteria usando il motore al contrario. E cosa fa questo? Mi frena l'auto. Possiamo arrivare fino a 4 livelli e abbiamo il one pedal. Per chi? Allora io voglio essere molto sincero. Non voglio parlare tanto di inglesismi o cose del genere, perché le persone che stanno seguendo i miei video sono persone che vogliono acquistare l'auto, sono persone che amano le cose pratiche. Quindi il one pedal è praticamente io vado solo con l'acceleratore e accelero, quando mollo l'acceleratore mi frena talmente tanto che praticamente il freno non devo neanche utilizzarlo. Solo in caso di emergenza utilizzo il freno, ma se no c'è una frenata talmente forzata che mi frena l'auto. E quindi userò sempre meno inglesismi. Questo è il sensore, io lo chiamo la suocera, che ti controlla praticamente appena ti distrai un attimo, stai attento, ok? Questa la chiamo la suocera, vi piace? Poi abbiamo le bocchette dell'aria, eccole qua, ci sono solo 2 bocchette dell'aria, una qui e una dall'altra parte, poco pratiche, cioè nel senso che devi capire un attimo come funziona la regolazione e l'apertura, però comunque si possono chiudere del tutto e si possono aprire del tutto. Quando vado a girare il flusso vedete che si chiudono un po'. Posso regolare in altezza e abbassarle. Sto dicendo queste cose qua perché tanti mi dicono: Lorenzo, non parli mai della climatizzazione. Comunque ha una buona climatizzazione, essendo un'auto elettrica possiamo preriscaldarla o raffreddarla prima di entrare tramite l'app.
Questo è il nostro driver display, che adesso andiamo a accendere sempre l'auto, e con questo tastino qua, come tutte le Renault, ho fatto dei video per quanto riguarda la Captur, per quanto riguarda la Dacia. Io premo qua e vedete che cambia la grafica. Eccoci qua, questa, poi con i tastini qui abbasso e guardo la manutenzione, guardo il safety monitor. Questo, il safety monitor è quello che ti controlla la suocera praticamente, che ti controlla cosa fai. L'eco monitor, questo è quanto consumi, questa è la distanza, 98,8 km, vi dicevo prima 100 km e ancora 133 km di autonomia. La batteria era al 90%, non era caricata al 100%, perché le batterie conviene sempre caricarle tra il 20 e il 90%, questa è la miglior cosa da fare. Quindi abbiamo ancora, siamo al 50%, con il 90%, quindi 230 km li fate tranquillamente. Poi dipende sempre dove lo utilizzate e come correte. Quindi un'autonomia dai 220 secondo me, adesso che fa molto caldo, ma accendiamo anche il climatizzatore, quindi consuma di più. Secondo me d'inverno farete intorno ai 180, sempre con la batteria al 90% sto parlando, dai 180 ai 220 km d'estate, potete stare tranquilli. Qui abbiamo il display da 10 pollici, come vedete, bello con Android Auto e Apple CarPlay wireless. Questo è il menu principale. Adesso andiamo qua, andiamo su Auto, vedete la Twingo disegnata. Qui c'è l'elettrico, mi sta facendo vedere cosa fa adesso, programma, batteria, vedete che l'abbiamo messa al massimo al 90%, in modo che si carica fino al 90% e fino a un minimo di 20% di scarica. Impostazioni, qui potete andare a impostare varie cose. Poi abbiamo Park Assist, mani libere, quindi parcheggia da sola, quello che vi dicevo prima come optional, vedete anche il parcheggio da sola, questa è una bella cosa, molto interessante come optional, ed è sempre dentro su quel pacchetto che vi dicevo prima. Qualità dell'aria, addirittura possiamo controllare la qualità dell'aria. My Driving, questo è il resoconto di come abbiamo guidato, 27,3 km, 35,6 km/h, adesso è molto basso perché la stiamo tenendo accesa da spenta. Questi sono i kilowatt, 9,2 kWh per 100 km, quindi il consumo reale. Ecco Store, vediamo che siamo 88 su 100 punti, quindi ho guidato molto bene. Ah no, questo è il safety score, scusate, questa è la suocera che vi dicevo prima. Velocità, vigilanza, distanza di sicurezza e traiettoria. Traiettoria non ho fatto molto bene, velocità neanche. Vigilanza è quello che ti controlla, beh dai, 5 punti, la suocera non può lamentarsi di sicuro di come guida suo genere. Energia, qui andiamo a vedere 9,2 kW, dal momento del reset 9,6 kW, quindi non male. Ok, poi abbiamo assistenti alla guida, e qua potete, il tasto che vi dicevo prima, all on o perso, è quel tasto là che vado a configurare e ho già fatto un video per questa configurazione qua, se volete andarlo a vedere sul mio canale, l'ho già fatto per tutte le Renault e anche per Dacia. Impostazioni, ci sono le varie impostazioni, audio, e qui ho già fatto dei video, è molto simile a quello della mia Captur. Cosa che hanno anche questi qua, hanno i servizi Google per 8 anni addirittura, e in più abbiamo Ehi Reno, ci dovrebbe essere l'assistente vocale Reno, quello che avevo già fatto vedere sulla Renault 5, che è anche un po' pesantuccio, quindi meglio che non venga fuori. Qui abbiamo i comandi della climatizzazione, come le avevamo sulla vecchia Captur, come l'avevamo su, bellissimi, questi tasti qua mi mancano tantissimo, erano fatti molto bene, ogni click, ogni impostazione, perfetto, questi qua veramente, vedete, gradi, vado a regolare la temperatura, la ventilazione, eccoci qua, e qua abbiamo la posizione, che sono già preimpostate e molto pratico. Questi erano bellissimi, rimetteteli sulle Renault, che questi qua erano fantastici, non i tasti lì a pianoforte che non sai quanto schiacci, ma perché le cose fatte bene non le ripropongono? Questo non lo capisco. Doppia presa USB, che sono anche illuminate di notte, tasto per chiudere tutte le porte, power per accenderla, qui abbiamo il freno di stazionamento, qui sotto vedete il portaoggetti con la possibilità di mettere delle paratie in modo da dividere il vari sistema. Qua c'è la posizione per la chiave se non viene rilevata. Qui abbiamo un portabottiglie, qui un altro vano portaoggetti con un accendisigari, vedete qua, con le varie paratie anche qua disponibili.
Qui vedete c'è un altro U-clip, che in questo caso è stato messo questo qui, che è un borsellino che potete andare a fare la spesa con la scritta Twingo, lo cliccate qua, ce l'avete sempre a disposizione. Il tasto hazard da mettere qua, ok, tasto hazard, spero che a Federico gli vada bene, come l'ho detto, Federico di Miglior Auto, che salutiamo, e che, torno a ripetere, se avete bisogno chiamate loro e loro vi consigliano molto bene. Qui abbiamo per riporre il cellulare, qua, qui sotto, dove volete metterlo, qui sopra, dove volete metterlo, fate come volete voi. Poi qua abbiamo un altro svuotatasche, vedete la maniglia è là, così. Le cinture non sono regolabili in altezza, come vedete qua. Poi abbiamo tutte le scrittine sul tetto così molto simpatiche, eccoci qua, vedete così. Vi faccio vedere come è fatto il tetto grigio chiaro. Non abbiamo nessuna luce e neanche lo specchietto per guardarci, e qua, qua sì c'è, ok. Poi qui abbiamo il tasto SOS ormai obbligatorio, la doppia plafoniera, il nostro specchietto e qui abbiamo chi si è allacciato le cinture e chi non se le è ancora allacciate. Qui davanti abbiamo la nostra ranetta, eccola qua, la suocera che ci controlla, e plastiche tutte rigide, eccole qua. E così è fatta la nostra Twingo. Mi piace questo colore che viene riproposto dentro qua, il display un po' troppo sospeso, ma Renault ci ha abituato a non integrare dentro il display. Volevo farvi vedere, ecco cosa dovevo farvi vedere. Dovevo farvi vedere la retromarcia, la qualità che l'hanno migliorata finalmente. Brava Renault, finalmente ci siamo arrivati, abbiamo già una qualità più alta di sicuro di Captur. Adesso mettiamo, non ha il tasto P, quindi non ha il parcheggio, spegniamo l'auto, lei si mette in parcheggio normale. Qui abbiamo il nostro super display con servizi Google, questo non è Android Auto ma è i servizi Google che ha dentro. Qui abbiamo la radio eccetera, questo è il nostro display, molto bello e si vede anche bene. Queste sono le applicazioni e qua abbiamo la nostra Twingo, quindi penso di aver detto tutto quanto. All'interno c'è una SIM che fa la connessione dati anche per gli aggiornamenti OTA eccetera eccetera eccetera, tutte cose che gli altri non raccontano e vi dico. Bene signori, che dite? Andiamo a provarla su strada, facciamo un piccolo giretto, così vediamo come va e poi facciamo le conclusioni. Bene signori, partiamo per questo giretto. Giusto per dirvi, fuori ci sono 36 gradi, ho messo la climatizzazione a 25 gradi e vediamo quanto ci mette anche a portarci al fresco. Anche questi sono dettagli non indifferenti, secondo me, prima di acquistare l'auto. Comunque la climatizzazione molto potente, essendo anche che è elettrica possiamo accendere anche prima, non c'è nessun problema, molto comoda. Bene, allora premiamo il tasto della frizione, il cambio è messo qua sopra, cosa che l'ha messa qua, lasciamola qua. Quindi abbiamo il cambio qui abbiamo per quanto riguarda i tergicristalli, qui sotto come facevo vedere prima abbiamo il satellite che può essere 1, 2, 3. Palette al volante per quanto riguarda la frenata rigenerativa, quindi adesso mettiamo in D e adesso lui mi dice N, perché dobbiamo accendere l'auto, qua non si capisce quando è acceso o no, però viene fuori scritto ready lì sotto che vedete. Bene, quindi vado D e si parte, ok, partiamo, ha già portato in temperatura, si è già abbassata la ventola, molto bene, molto veloce come climatizzazione. Come vi dicevo prima, silenziosa al massimo. Allora, il One Pedal secondo me è un gran aiuto, cosa che mancava nella vecchia Twingo elettrica che avevo io, che ormai era un progetto vecchio e quindi certe cose non c'erano. Questa, almeno io lo utilizzo. Adesso qua arriviamo alla rotonda, mollo, lei frena, adesso io vado a mettere il One Pedal, con questo qua, vedete? Mi ha bloccato proprio l'auto. One Pedal attivato, ready. Ok, andiamo sul silenzio più totale. I cerchi da 18 non si sentono più di tanto, non sono tanto rigidi, sinceramente. Si va bene. Ecco qua. Adesso sentite il beep perché siamo già arrivati al limite. 50 all'ora. E adesso, visto che non ci sono auto dietro, mollo. Guardate come frena e rigenera tantissimo. Molto bene questa funzione qua del One Pedal, secondo me
è interessante. Adesso accelerazione, buona. Cioè, è una cittadina, non è che andiamo a fare le corse all'autodromo con quest'auto qua. Questa qua è un'auto cittadina, è un'auto che ci permette di correre con un costo molto basso. Perché, torno a ripetere, anche se paghiamo 30 centesimi casa il kilowatt, con un kilowatt fa 10 km, con un kilowattora fa 10 km, ricordiamoci kilowattora, fa 10 km e quindi basta e avanza. A 30 centesimi per fare 10 km vuol dire che 20 km sono 60 centesimi. E quindi avanti. Bene, che dire? Adesso aspettiamo un po' che vada avanti questo qua, che se no la nostra accelerazione è più bruciante. Quindi qua siamo in salita, lei va tranquillamente, bella. Ecco, la vecchia Twingo, scusate se faccio sempre paragone, ma l'ho usata per 3 anni, quindi qualcosa mi ricordo, era più go-kart. Questa qua, vedete qua il vetro molto inclinato, a differenza dell'altro che era dritto, quasi tipo un monovolume, questo è molto inclinato, e qui viaggiate nel silenzio più totale, tranquillamente, anche le curve le tiene molto bene, sì, mi piace come guida, è molto bella. Accelerazione, via, mollo col one pedal, guardate quanto frena e quanto rigenera soprattutto, è veramente impressionante, molto comoda. Bene signori, io direi adesso andiamo a Campobase lì a fare le conclusioni. Vi piace l'interno mentre stiamo guidando, vi piace come è fatto, i colori, non ci sono riflessi strani neanche nel vetro sinceramente, e quello è una bella cosa che nella Captur c'è tanto riflesso, e a me piace guidarla, è bello guidare le auto elettriche, è bello guidare questa Twingo qua. Poi fare un lungo viaggio non credo, però si potrebbe anche affrontare tranquillamente. Logico che bisogna caricare ogni 200 km, bisogna caricarla, perché se andiamo in autostrada o strade normali, comunque 200 km bisogna fare una ricarica. Bene, andiamo a Campobase e facciamo le conclusioni. Bene signori, eccoci qua, siamo tornati dal nostro giro di prova e non vi ho elencato tutte le cose che ha questa nuova Twingo, e credetemi che sono veramente tante, anche dal cruise control adattivo, se volete utilizzarlo, già compreso nella Tecno, tante funzioni che non ho raccontato perché non vuole essere un video tecnico, vuole essere un video che cose che gli altri non fanno vedere, tipo le misure, tipo che si possono abbattere i sedili, queste cose qua. Questo è il mio modo di fare, se vi piace scrivetemelo, se devo cambiare qualcosa ditemelo pure. Tanti mi hanno detto riduci il succo del tuo video, non puoi farli durare 30 minuti, 35, 40, quello che dura. Preferisco portarvi tutti questi dettagli e dividervelo a capitoli, il mio video, piuttosto che trascurare alcuni dettagli per fare un video da 10 minuti, un quarto d'ora. Chi vuole andare a vedere l'abitabilità, schiaccia abitabilità, chi vuole andare a vedere questo va a vedere questo, chi vuole andare a vedere l'altro, schiaccia l'altro. Perché quando si ha bisogno di vedere, ah, non ho visto il dettaglio, bene, vado a rivedermi il video, vado nel capitolo, non sto lì a ricreare un altro video. Quindi ho fatto vedere l'infotainment, ho fatto vedere come è fatta l'auto dentro, l'abitabilità, le misure e tutte quelle cose là. Quindi fatemi sapere se è giusto questo, chi è arrivato fino alla fine del video, che è un po' lungo, come dicevo. E niente signori, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, così mi aiutate a crescere, mi aiutate a portare questi contenuti qua che secondo me sono molto importanti, senza nessun filtro, perché ho fatto vedere pregi e difetti. A me non interessa, torno a ripetere, vendere l'auto, ma è presentare l'auto, far vedere perché, e come tanti che commentano l'auto elettrica, signori, al giorno d'oggi avere il distributore a casa e col gasolio e la benzina a 2 euro, penso che sia straconveniente, poco da fare. L'auto nasce come utilitaria, nasce per fare quei 50-100 km al giorno, ve ne andate a casa, ve la ricaricate e festa finita. Basta, non voglio iniziare di nuovo una guerra contro le persone che ce l'hanno con l'elettrico. Mi è piaciuta? Sì. Ci sono alcuni dettagli che non mi piacciono, ma ci sono tante cose che mi piacciono, l'hanno migliorata tantissimo, cioè questo qua è stato un miglioramento non indifferente. Bene signori, un bel like, iscrivetevi al canale, attivate le tasse notifiche. Grazie a tutti e grazie a Miglior Auto che mi ha dato la possibilità di fare questo video. Ciao ciao!